Per millenni il mondo fu popolato da civiltà che, separate da distese oceaniche, vivevano destini indipendenti. Poi improvvisamente tutto cambiò. Raccontiamo qui la straordinaria storia di un intrepido personaggio che nel corso di soli 10 anni fu in grado di ridisegnare l'immagine del mondo conosciuta dall'umanità sino a quel momento, portandoci dal Medioevo alle soglie della modernità. Quel personaggio fu Cristoforo Colombo. Benvenuti alla seconda puntata della serie dedicata a Cristoforo Colombo. Seguiamo il sogno e le avventure dell'intrepido esploratore e per meglio comprendere la sua avvincente storia daremo uno sguardo anche allo straordinario mondo nel quale si muoveva, l'Europa del Rinascimento. Nella puntata precedente abbiamo conosciuto la giovinezza di Cristoforo Colombo, nonché un'Europa alle prese con aspri conflitti religiosi e alle soglie dell'epoca delle grandi esplorazioni. Seconda puntata: Cristoforo Colombo alla corte dei re. Attorno al 1484 Colombo propone la sua impresa all'allora re del Portogallo Giovanni II, pronipote di Enrico il Navigatore. Il re del Portogallo affida la questione ad una commissione di esperti geografi, ma questa commissione boccia sonoramente la proposta di Colombo, in quanto ritiene che i dati presentati dal navigatore genovese circa le dimensioni della Terra e quindi la durata del viaggio fossero inesatti, come in effetti erano. Colombo aveva notevolmente sottostimato la distanza che separa via mare le Canarie dal Giappone. Sosteneva infatti che la distanza fosse di circa 5.000 chilometri, mentre in realtà è di ben 22.000, una distanza che con le imbarcazioni allora disponibili non sarebbe stata in alcun modo percorribile. Secondo le conoscenze dell'epoca, i portoghesi avevano ragione a bocciare la proposta di Colombo. Infatti, nessuno sapeva ancora che tra l'Europa e l'Asia si frappone un continente. Dopo la bocciatura del Portogallo, Colombo, tanto ostinato quanto intrepido, decide di rivolgersi alla Spagna, o meglio, all'allora Regno di Castiglia, regno confinante e in competizione con il Portogallo. A quel tempo la Spagna non era ancora unita, c'erano due grandi regni, quello di Castiglia e quello di Aragona, e quando Colombo arriva in Spagna, una coppia di sovrani governa entrambi i regni. Sono Ferdinando, re di Aragona, e Isabella, regina di Castiglia. Il regno di Aragona aveva i porti sul Mediterraneo, mentre quello di Castiglia sull'Atlantico. Quindi è a Isabella che Colombo deve rivolgersi per fare approvare e finanziare la sua impresa. Nel frattempo la moglie portoghese di Colombo era morta e lui si era consolato tra le braccia di una ventenne spagnola, tale Beatriz Enríquez de Erana, che gli dà un secondo figlio, Fernando, colui che poi scriverà la biografia del padre e che di fatto era figlio illegittimo. Infatti Colombo non sposò mai Beatriz,
che era di una famiglia modesta, anche se, cosa ai tempi assai singolare, la popolana Beatriz sapeva leggere e scrivere. Tramite delle conoscenze, Colombo riesce a farsi presentare a corte per esporre il suo progetto. E qui, con un eloquente discorso, promette ai sovrani l'egemonia commerciale e religiosa sulle lucrose Indie. La regina Isabella, allettata da quella prospettiva, decide di sottoporre l'ambizioso progetto di Colombo a una commissione. Il giudizio della commissione spagnola, però, è analogo a quello dei portoghesi. Tuttavia la regina rimane particolarmente affascinata e, pur congedando per il momento Colombo, continua ad accarezzare l'idea di sostenerne l'ambizioso progetto, ma solo in un secondo momento. Colombo doveva attendere con pazienza. Ora i sovrani di Spagna hanno un altro problema da risolvere: terminare la loro reconquista. A causa dello sgomento suscitato dall'avanzata ottomana in Oriente, la reconquista in Occidente assume il carattere di crociata. Nel 1453 Costantinopoli, l'odierna Istanbul, ultimo baluardo cristiano in Medio Oriente, cadde definitivamente nelle mani dell'Islam. Così Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia erano determinate a riconquistare la cristianità il sultanato di Granada, ultima roccaforte dell'Islam in Occidente. Per riuscire in questa impresa ottennero una bolla papale di crociata e il conseguente sostegno economico della Chiesa di Roma, anche tramite l'intercessione del famigerato Rodrigo Borgia, che allora era ancora un cardinale, ma che ben presto sarebbe diventato papa col nome di Alessandro VI. La reconquista di Granada però è impresa lunga. Così Colombo, dopo aver più volte mendicato inutilmente l'attenzione dei sovrani di Spagna, ormai stanco di aspettare, si rivolge a cercare altrove il supporto per la sua impresa. È il 1491, quando Colombo, ormai esasperato, si prepara a lasciare la Spagna per proporre il suo progetto al re di Francia Carlo VIII. Ma quando tutto pare ormai perduto per Colombo, c'è un incredibile colpo di scena. Granada è sul punto di crollare e appena la regina Isabella scopre che Colombo sta per mettersi al servizio della Francia, lo fa richiamare precipitosamente e, nonostante il parere contrario della commissione, accetta di supportarne il progetto. Il 2 gennaio 1492 l'ultimo sultano di Granada, Boabdil, consegna le chiavi della città ai re spagnoli, che grazie a questa impresa ottengono dal Papa il titolo di re cattolici. La presa di Granada provoca grande giubilo in tutto il mondo cristiano. La reconquista è finalmente terminata e tutta la penisola iberica è ora recuperata alla cristianità. A questo punto, l'impresa ventilata da Colombo è considerata una sorta di prolungamento oltremare dello spirito di crociata. Visto come grande opportunità di evangelizzazione per tutti i popoli al di là dell'oceano, il viaggio di Colombo viene finanziato per gran parte col denaro eccedente della bolla di crociata che era stata emessa per Granada. Altri finanziamenti vengono sostenuti direttamente da Colombo tramite prestiti ottenuti da affaristi italiani, in particolare da Giannotto Berardi, allora responsabile del Banco dei Medici di Siviglia.
Siamo infatti nell'epoca della Firenze medicea e il Banco dei Medici era allora la banca più importante di tutta Europa, con succursali in tutti i paesi. Per partire Colombo chiede e ottiene dai sovrani spagnoli vari privilegi. Ottiene la nomina ad ammiraglio del mare Oceano, nonché le cariche di viceré e governatore di tutte le terre che avrebbe eventualmente scoperte nel suo viaggio verso le Indie, cariche ereditarie e che quindi si sarebbero trasmesse ai figli. Colombo, inoltre, avrebbe avuto il diritto al 10% delle ricchezze delle terre da lui eventualmente scoperte, nonché la facoltà di finanziare l'8ª parte delle spese del viaggio e di tenere quindi per sé l'8ª parte dei profitti che ne sarebbero derivati. Colombo ottiene anche il titolo di Don. Con un'incredibile ascesa sociale, il navigatore genovese entra a far parte della nobiltà spagnola e i suoi figli, Diego e Fernando, vengono ricevuti a corte come paggi del principe ereditario Giovanni d'Aragona, unico figlio maschio dei re cattolici. All'alba del 3 agosto 1492, dal porto di Palos, Cristoforo Colombo e il suo equipaggio di 90 uomini, dopo essersi tutti confessati, salpano verso l'ignoto. Nelle prossime puntate partiremo con Colombo verso l'ignoto. Ci attendono tempeste oceaniche, naufragi e cannibali. Vi aspetto!